Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2025. Abbiamo la carta della stella, amici dell'Aquario. Può essere un periodo di nuovi obiettivi, di nuovi orizzonti, nuove idee. Per qualcuno si tratta anche di doni psichici in arrivo, potrebbero essere anche delle canalizzazioni. C'è come una nuova speranza verso il futuro, proprio perché è come se si trovasse un nuovo scopo di vita, un nuovo scopo di vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Sempre in descrizione trovate il link del corso di livello intermedio che partirà a gennaio 2025 e poi tutte le novità, le promozioni. Io inserisco sempre tutto nella descrizione. Voi aprite la tendina, lì trovate anche la mia mail, trovate tutto. Poi se avete bisogno di informazioni mi scrivete. Bene ragazzi, questo è uno di 4 oroscopi che andrò a pubblicare. Questo diciamo andrà a vedere le energie un po' in modo generale, poi ce ne sarà uno specifico sulla crescita spirituale, uno sull'amore e gli affetti e un altro sul lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere con che energia si svolgerà la prima metà dell'anno. Allora, abbiamo un 8 di bastoni, un 9 di bastoni, il sole, 3 di bastoni, imperatrice, la temperanza e un 9 di pentacoli. Com'è la sensazione che inizierete a concentrarvi di più su voi stessi, sui vostri obiettivi futuri o magari sui nuovi obiettivi, considerato che qui abbiamo la stella. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. 7 di coppe. Sì ragazzi, qui credo che molti arrivino da un momento, da una fase di pianificazione a livello di idee, cioè mi piacerebbe fare questo, potrei fare quello, ci sarebbe anche questa opzione, potrei crearmi questa opportunità, però è come se fosse stata fino ad adesso perlomeno un'energia un po' tra le nuvole, letteralmente. Anche la carta qui raffigura queste coppe come se fossero queste idee tra le nuvole. E con queste due carte, poi andando avanti, dando una sbirciata, ho come l'idea che definirete meglio gli obiettivi. Ok, allora per l'8 di bastoni abbiamo un 7 di coppe e la torre. Qui è proprio un bando alle ciance, ciancio alle bande, nel senso lasciamo stare quelle che potrebbero essere le illusioni, le idee o i risultati o gli obiettivi utopici, quelli che proprio sono troppo al di fuori della vostra portata. È un po' come se sentissi l'energia di qualcuno che smette di parlare e inizia a fare, sapete? Andiamo a vedere il 9 di bastoni.
Abbiamo un 7 di pentacoli e un 7 di spade. Voglio andare a vedere anche il sole. Il carro e la luna. Di nuovo la luna è una carta che mi parla di proiezioni, di sogni, di illusioni, un po' come il 7 di coppe qui. Dunque, diciamo che con questo 7 di spade c'è come la tendenza a raccontarla un po'. Non so se la raccontate a voi stessi, tipo che vi trovate delle scuse per non agire, per non fare, magari usate l'insicurezza per giustificare il fatto che non agite, quindi tipo non sono sicuro se quello che voglio fare è giusto e quindi piuttosto che sbagliare non faccio niente, no? La paura, il 9 di bastoni è una carta collegata alla paura, qualcuno che ha paura di prendere di nuovo un duro colpo e di conseguenza crea una staccionata, un muro di difesa intorno a lui. Ok, qui probabilmente il 7 di spade può far riferimento a questo modus operandi di difesa che potrebbe insorgere nella prima parte del 2025. Ehm, Credo che in realtà sia più un modo di sì, di proteggersi, di protezione, perché anche il 9 di bastoni effettivamente. Mi dico queste bugie perché comunque quando arriva la torre, quando arriva la caduta dell'ego, effettivamente c'è della sofferenza e quindi magari per soffrire meno potrei dirmi delle bugie, ma aspetto ancora un attimo, un 7 di pentacoli, vediamo un attimino come va prima di agire, è sempre un po' quello, no? Il discorso, però secondo me una volta che imparerete a definire i vostri confini, io arrivo fin lì, questo non è di mia competenza, oppure questo è al di sotto di quello che io potrei fare, arriva la chiarezza mentale del sole. Il sole parla di prosperità, parla di crescita, parla di amore, di gioia, di entusiasmo e vedendo anche questo carro e questa luna io ho come la sensazione che vi muoverete dal buio alla luce, dalla zona d'ombra alla zona di luce. È un po' come, ok, individuo quelle che sono state tutte le bugie che mi sono raccontato, porto a galla le paure, porto a galla tutto quello che mi sta bloccando, faccio luce e mi muovo con il carro in una nuova direzione. Difatti poi anche qui abbiamo un 3 di bastoni. Il 3 di bastoni è una carta che parla di progettualità, parla di andare avanti, di guardare al futuro. Potrebbe esserci proprio come un nuovo progetto che nasce. Io credo che sarà un po'... perché anche qui avete la temperanza. Io ho proprio l'idea che dobbiate imparare un attimino nel prossimo semestre a calibrare il momento di stasi, di attesa, il momento diciamo di divino femminile dove si è ricettivi, anche con la carta della stella arrivano canalizzazioni, con la parte maschile, il sole che è lo yang, il movimento, e anche qui con la temperanza mi dice c'è come da creare un equilibrio in queste due parti. Andiamo a vedere l'imperatrice adesso. Perché quando si crea qualcosa, non so se ne sapete di legge di polarità sulle polarità, però quando si crea qualcosa ci devono essere tutte e due le energie, quella femminile e quella maschile. Diciamo la parte femminile è energia allo stato puro e per essere concreta ha bisogno del maschile che la strutturi e l'energia maschile in realtà siccome non è creatrice, che gli uomini non possono dare alla luce bambini ma le donne sì,
ok? Quindi la donna è quella che crea l'energia, l'uomo, o meglio, non l'uomo come sesso, l'archetipo maschile, mettiamo così, il divino maschile dà un ordine e una struttura. E qui è come se vi dicessero che c'è bisogno di tutte e due le polarità per riuscire, wow, ad arrivare a questa manifestazione. Avete un'altra volta l'imperatrice, qui mi parla di creare, co-creare, generare, gestare, aspettare anche, proteggere, mi parla di concretezza, mi parla di stabilità. Potrebbe esserci qualche tema legato al denaro, magari qualcuno ha questo tipo di insicurezze perché le risorse non sono tante e quindi si vuole investire nel migliore dei modi. Andiamo a vedere adesso la temperanza, ragazzi. Però sento che comunque è un periodo di nuovi obiettivi e nuova prosperità. Wow, di nuovo, un'altra volta la temperanza è un 8 di bastoni che è qui. È un po' come se vi dicessero di calibrare cosa dite a chi lo dite. Non dite tutto a tutti, cioè nel senso ci sono delle cose che è meglio tenere per voi, mentre diciamo un'altra lettura che mi viene con queste carte è di gestire meglio il tempo. Ho come la sensazione, perché l'otto di bastone è un acceleratore, mentre la temperanza è una carta di pazienza. È un po' come se ci fossero queste spinte, ogni tanto sembra che le cose prendano un certo tipo di ritmo, poi rallentano. Mi parlano di moderarvi, di moderare, e anche comunque la carta dell'imperatrice, diciamo intesa come gravidanza, è una carta di attesa, è una carta che indica la pazienza. C'è come il bisogno di riequilibrare lo yin e lo yang dentro di voi per riuscire a portare a compimento un determinato progetto, un determinato sogno. E qui effettivamente se i sogni, se le idee erano tante, qualche cosa bisogna lasciare indietro, come se doveste ridirigere l'energia su uno o due cose invece che su tante. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Re di coppe. E asso di coppe. Chi lo sa, ragazzi, che con quest'imperatrice, il sole, l'asso di coppe, il 9 di pentacoli, il matto, per qualcuno non si tratti del desiderio di un bambino? Può anche essere un progetto, e sapete che la parola figli e progetti nei tarocchi possono essere sostituibili, però ho come l'idea che qualche cosa di nuovo potrebbe iniziare. Soprattutto queste tre carte mi parlano di bambini e queste tre mi parlano di gravidanza. Quattro mi parlano di gravidanza, quindi se è quello che volete nel prossimo semestre, diciamo che è un periodo fecondo per pensarci. Cos'altro vi posso dire, ragazzi? Allora, devo dire che avendo due volte la temperanza e anche la stella qui, mi viene un po' da dirvi che avete come qualcuno da lassù che vi protegge, qualcuno che veglia su di voi. Anche nella raffigurazione originale dei tarocchi c'è come un angelo che veglia sui bambini. E qui comunque vi sento alla fine del periodo come in un nuovo inizio. Vi confesso che queste carte potrebbero parlare di innamoramento, potrebbe anche essere effettivamente l'inizio di una nuova relazione che magari inizia un po' così in sordina, come se fosse un'amicizia, poi un'avventura e poi potrebbe nascere un progetto comune. Mm? Per quello che riguarda, diciamo il futuro, secondo me si va verso l'espansione, la pienezza, ma soprattutto, ragazzi, l'abbondanza finanziaria. Questa è un po' una sensazione che ho in questa lettura, come se foste talmente grati di quello che avete che il mondo vi manda, l'universo vi manda cose per le quali essere ancora più grati. Sapete che quando ci sintonizziamo su una determinata energia, l'universo ci rimanda quell'energia. Quindi se noi siamo sintonizzati sulle lamentele, ci rimanda cose per cui noi continuiamo a lamentarci.
Ok, tanta prosperità con queste due imperatrici, questioni economiche direi in risalita. Adesso poi ragazzi ci sono sempre quelle specifiche da ascoltare, eh? Le pubblicherò nelle settimane successive. Allora, andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi, ancora da consigliarvi o suggerirvi. Repressione, un 10 di bastoni. Oh, qui qualcuno potrebbe effettivamente reprimere la propria voce interiore, perché comunque il 7 di coppe, e c'è anche la torre dopo, è una carta collegata alle idee dell'ego, agli obiettivi egoici. Se ci fate caso, sono raffigurate proprio tipo la ricchezza con i gioielli, le case, i possedimenti, le belle donne, sarebbe la lussuria. Sono i 7 peccati capitali questi, ok? E è come se doveste dare più ascolto alla voce interiore perché in questo momento la state un po' reprimendo, probabilmente perché ci sono tante aspettative, tanti obiettivi, ma qui come vi dicevo si tratterà di redirigere l'energia, puntare uno, due obiettivi al massimo e tutti gli altri lasciarli parcheggiati. Non dico che li dobbiate abbandonare, magari sono solo da mettere in stand-by un attimo in modo che diciamo il progetto 1 si sviluppi e poi tutto il resto va intorno. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Questi qua hanno anche la spiegazione con il libricino, ve la leggo perché sono molto belli. Ne sono usciti due. Impresa sarebbe azienda familiare. 1 mese e mezzo, dice questa. Cambio di sentiero, gennaio. E se guardate le letture nel momento in cui le sto pubblicando, dove siamo fine ottobre, inizio novembre, hanno un senso tutte e due, perché in 1 mese e mezzo sarà gennaio circa. In circa 1 mese e mezzo sarà gennaio, 2 mesi in realtà, però potrebbero avere un senso. Ok, andiamo a vedere sul libricino cosa dicono. Ok, le tue guide ti dicono che la tua missione di vita è connessa con una ditta familiare. Può trattarsi tanto di un'impresa che tu hai creato come di un lavoro in una piccola struttura. Può anche essere che tu lavori per una grande impresa, però in un posto con un ambiente molto piacevole e dove si dia un valore al fattore umano e agli impiegati e all'unione tra di loro. Hai bisogno di lavorare in un settore o in un posto dove il fattore umano sia importante, dove si potenzino le relazioni con gli altri. Hai bisogno di interagire perché sai che la ricchezza interiore è la migliore delle relazioni con gli altri. E il migliore, la cosa migliore sarebbe delle relazioni con gli altri. Scusate ragazzi, sto traducendo, quindi l'italiano non è fluido. Se adesso tu stesso stai lavorando in una grande azienda, ti chiediamo che ti prenda un tempo per dare un valore o per valutare se realmente ti senti a casa tua. Se non ti senti a casa tua, se ti stai chiedendo allora di applicare qualche cambio che ti permettano di lavorare in un ambiente. Ah, scusate. Allora, se questo non fosse il caso, ti si sta chiedendo allora di applicare qualche cambio che ti permettano di lavorare in un ambiente dove le relazioni umane siano messe al primo posto. È come se avessi bisogno di calore umano. Vedete, la voce interiore è quella dell'anima, è quella legata all'empatia, al divino femminile, mentre qui l'ego è legato alla mente, quindi diciamo un po' al divino maschile, se vogliamo. Che interessante. Andiamo a vedere la data.
Ehm, le tue guide ti dicono che sei riuscito a prendere una nuova strada nella tua vita lavorativa e i risultati sono visibili. Succederanno tante cose e tutto sarà molto rapido. In un mese e mezzo riceverai notizie eccellenti. Chissà siano relazionate con segnali concreti o fatti esterni, però devi sapere che tutto sarà molto veloce. Qui avete 2 volte l'otto di bastoni, effettivamente. Ti trovi in un'energia di concretezza grazie ai tuoi pensieri e alla tua energia chiara e luminosa. Entrerai in un'energia di culminazione positiva nel prossimo mese e mezzo. Dovrai essere molto reattivo e dovrai sfruttare, approfittare, cogliere al volo le opportunità quando si presenteranno e avrai poco tempo di analisi. È un po' la carta del matto qui, no? Il fare il salto di fede, il buttarsi nel nuovo. Abbi fiducia nella tua intuizione e slegati dalla tua mente, dice. Wow. Hai bisogno di avere fiducia in te e nelle sincronicità della vita per vivere in modo più sereno possibile tutto quello che sta per arrivare, sia nella tua vita professionale, sia nel resto degli altri ambiti da qui a un mese e mezzo. Bellissima carta, ragazzi. Andiamo a vedere questa. Qua dice: le tue guide ti dicono che devi cambiare sentiero. Se recentemente hai preso una decisione importante per cambiare completamente il settore nella, ehm, sì, il settore nella tua vita professionale, hai fatto la cosa giusta. Però se è molto tempo, se sei da molto tempo nello stesso posto di lavoro, le tue guide ti dicono che questo non è il tuo sentiero. Devi renderti conto di questo perché i segnali sono importanti. Si manifestano attraverso gli imprevisti, la stanchezza, un ambiente di lavoro che si degrada, le energie negative. Abbi fiducia in tutto quello che succede intorno a te. Anche se ora è difficile, è un segnale perché entri in contatto con la tua missione di vita, qualcosa che implica un cambio di sentiero. Devi cambiare settore per essere più connesso con te stesso e devi cambiare direzione. C'era un carro, vero? Qua. Abbi fiducia in te, soprattutto sii cosciente che niente succede per caso, così che qualsiasi successo, per piccolo che ti possa sembrare, è un segnale che ti dice che devi scoprire chi sei realmente. Bellissime carte, ragazzi. Qui è come se aveste, vi dicevo, c'è da bilanciare quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore. Date più spazio, più voce a quello che sentite dentro. Andiamo a vedere un ultimo oracolo di questi. Rimani centrata. Come vi dicevo, il focus. Lezione di oggi. Centrati nella tranquillità cosciente. Per tanto stressante che sia il giorno, il proposito è rimanere centrata e calma. L'obiettivo: impara che puoi controllare la tua energia psichica. Guardate qua, si può controllare, non si deve reprimere. Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione.
Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e se poi volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi una mail. Oppure, se avete piacere di andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2025 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!